Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. In questo video vi aggiorno un po' sui concorsi a cui ho partecipato e le birre che ho presentato. Dopo la finale Moby è iniziata la nuova stagione dei concorsi e ho conosciuto anche un'associazione giovane ma molto attiva e impegnata qui in Sicilia. Parlo dei Trinacria Homebrewers, di cui adesso faccio parte anch'io, e dei loro eventi, tra cui il campionato per homebrewers, che si tiene in diverse tappe tematiche, sempre qui in Sicilia, ma aperto a tutti. La seconda tappa del Trinacria Homebrew Championship si è tenuta al Glamour Hop Pub di Catania domenica 28 aprile. La tappa era a tema Belgio, era un evento riconosciuto dal BJCP per cui erano indicati gli stili ammessi. Ho presentato 3 birre, 2 delle quali erano le stesse che ho presentato alla finale Moby, la Bière de Garde e la Saison. La terza invece era una birra fresca e ancora molto giovane ma che aveva già superato il primo assaggio, cioè la Belgian Double, quella fermentata con il Weist Belgian AB Ale 2. Se non avete ancora visto i 2 video della cotta, vi invito a recuperarli tra gli ultimi video. Una volta arrivato al locale e conosciuti i ragazzi di Trinacria Homebrewers, ho consegnato le birre e ho aspettato che iniziasse il lavoro dei giudici. In questo caso erano 8 divisi in 4 tavoli e le birre presentate all'evento erano 30. Nell'attesa ho assaggiato un'ottima Vienna Lager del birrificio Montpierre de Gerdena e poi via con gli assaggi delle birre passate dai tavoli dei giudici e di quelle portate da noi homebrewers. Questa è una delle parti più stimolanti. Assaggiare le nostre produzioni, scambiarci pareri, opinioni e feedback ci dà modo di crescere e migliorare reciprocamente. Completata la prima fase, i giudici hanno selezionato le prime e seconde birre di ogni tavolo in base ai punteggi medi ottenuti nelle schede e dopo una breve pausa hanno ripreso con il boss, cioè il tavolo finale, dove ogni giudice assaggia tutte le birre del tavolo e si stabilisce insieme la migliore e le altre a seguire. Chi mi segue conosce già il risultato, alla fine ho preso il primo posto con la Bière de Garde, la stessa della finale Moby, ma qui a mio parere è arrivata in una condizione migliore, più matura e affinata. Puntavo molto sulla Belgian Double, che anche se poco matura, di appena 3 settimane, ha raggiunto un ottimo quarto posto. E infine la Saison, che si è riscattata bene con un quinto posto, del tutto inaspettato. Inaspettato perché alla finale Moby non era piaciuta tanto e ho avuto dei punteggi molto differenti. 3 birre su 3 sono arrivate al tavolo finale con un primo, quarto e quinto posto. Davvero un bel risultato. Complimenti anche agli altri partecipanti e a tutta l'associazione. Non vi leggo le schede nel dettaglio, ma sintetizzo un po' le impressioni dei giudici. Della Bière de Garde è stato apprezzato il carattere maltato, i delicati esteri di frutta rossa, corpo e carbonazione in stile, con bevuta scorrevole e nessuna astringenza. Della Double hanno evidenziato una buona parte maltata, fruttato in stile che ricorda frutta matura come prugne e frutta secca, un carattere amaro un po' evidente, che per una birra molto giovane ci sta, con la maturazione andrà poi ad attenuarsi, buon corpo e carbonazione che suggeriscono di aumentare leggermente. Una nota da correggere invece riguarda i malti scuri. La mia Double in effetti sfora un po' nel colore ed emergono forse quegli aromi di cioccolato che sono più tipici di una Dark Strong o di una Quadruple. Comunque sono molto soddisfatto di questa birra. Penso che dopo la Bière de Garde sia al momento la migliore produzione della stagione in corso. E infine vediamo la Saison. Il suo carattere particolarmente speziato e fruttato è stato apprezzato. Hanno segnalato un colore troppo chiaro, sulla carta dovrebbe rientrare nel limite basso per lo stile. Buona la bevuta, da aumentare la carbonazione e hanno segnalato un po' di astringenza sul finale. Per entrambi i giudici comunque è stata valutata priva di difetti. Tutt'altra valutazione invece avevano fatto i giudici alla finale Moby, dove l'avevano trovata troppo fenolica, alcolica e bruciante, non molto attenuata e addirittura fortemente ossidata. Il punteggio medio della birra presentata in questi 2 diversi eventi si discosta di ben 12 punti, un distacco molto ampio secondo me a distanza di soli 2 mesi. Per una saison non certo un tempo nel quale può cambiare così tanto in meglio o in peggio.
Mi rimane qualche perplessità, ma va bene, fa parte del gioco. Penso sia anche normale trovare giudici più ferrati in uno stile piuttosto che in un altro e giudici che riescono a percepire difetti anche a soglie più basse rispetto ad altri. Comunque è stata un'esperienza più che positiva e piacevole, soprattutto perché ho trovato tanti appassionati di homebrewers nel mio territorio. Un conto è spedire le birre ad un concorso, un altro è poter partecipare di presenza, assaggiare, scambiare e crescere. Appena 3 settimane dopo mi sono ritrovato con i Trinacre Homebrewers in un posto davvero suggestivo, per un evento altrettanto importante, cioè il primo esame gustativo per candidati giudice BJCP, che si è tenuto proprio in questa location, l'abbazia di San Martino delle Scale, e a presiedere e dirigere l'esame è arrivato Marek Kamiński, giudice BJCP responsabile per tutta l'area di Europa, Africa e Mid-Est, coordinato dai proctor Frank Antonelli, BJCP di grado national, che tutti conoscete sicuramente dal suo blog Brewing Bad e dal podcast Mashout, e Frank Christian, giudice BJCP di grado national. Con una giuria del genere non si poteva non organizzare un concorso per homebrewers, e da lì è nato One Shot, un concorso a stile libero al quale si sono presentate 40 birre da Sicilia, Italia e anche dall'estero. Ho presentato 2 birre, la Witbier e la Marzen. 10 giudici divisi in 5 tavoli hanno selezionato le migliori prime e seconde di ogni tavolo, sempre in base ai punteggi medi presi sulle 2 schede. Anche qui nel frattempo che i giudici esaminassero le birre abbiamo scambiato pareri e assaggi tra homebrewers. È davvero una bella esperienza e vi consiglio, se potete, di andare di persona ai concorsi. Si vive una bella atmosfera e si tocca con mano la nostra passione. Finita la selezione, scartate le birre che non hanno raggiunto la fase finale, è iniziato il Best of Show, dove i giudici scelti assaggiano tutte le birre selezionate, in questo caso 10. Tra queste c'erano entrambe le mie birre, anche la Marzen, su cui non avrei sicuramente scommesso. Completata la fase finale, arriviamo infine alla classifica. Terzo posto per la Witbier. I miei complimenti anche a Giovanni Loiacono per il secondo posto con la Tropical Stout e a Tino De Luca di Brasseria Clandestina per il primo posto con la Dark Mild. Vediamo le impressioni principali sulle mie birre. Per la Witbier hanno evidenziato un aroma di panificato, lievemente fruttato, floreale e speziato. Al gusto è apparsa moderatamente dolce, una punta di miele, ben percepibile il frumento, abbastanza bilanciata tra dolce e amaro, forse un po' troppo luppolo per lo stile. Buona attenuazione e finale abbastanza pulito. Un pizzico di astringenza sul finale è stato segnalato nel mouthfeel. Anche io lo percepivo, a mio parere può derivare dalle bucce di agrumi che ho selezionato. Come impressioni generali è stata valutata un ottimo esempio di stile, buon equilibrio tra le varie componenti e qualche piccola nota da aggiustare, come il luppolo e la stringenza finale. Vediamo invece la Marzen. Aroma di crosta di pane, nocciola, erbaceo del luppolo, leggeri esteri e sentori di lievito. Gusto dolce, di crosta di pane, amaro basso, ben attenuata, corpo medio e finale sul dolce. Nessuna astringenza. In generale l'hanno apprezzata abbastanza. Una buona birra ma con esteri un po' troppo alti per lo stile e luppolo da bilanciare meglio in aroma e amaro. Se avete visto il video della cotta di questa birra, ricorderete che avevo fatto un esperimento di trasferimento in contropressione senza bombola, sfruttando la CO2 prodotta dalla fermentazione. E di questo esperimento mi erano rimasti molti dubbi, ero fortemente convinto che la birra si fosse ossidata. Sulle schede invece non c'è nessun accenno all'ossidazione, e anche risentendo i giudici dopo l'evento mi hanno confermato che non hanno percepito affatto sentori di ossidazione sulla birra. Penso che quando ci fissiamo troppo su una cosa, la nostra mente ci fa convincere di cose che realmente non ci sono. E in questo caso mi aveva fatto convincere che la birra si fosse rovinata tanto e si sentisse tanto il difetto dell'ossidazione. Sicuramente in quel trasferimento la birra è venuta a contatto con qualche quantità di ossigeno e può darsi che abbia perso qualcosa, ma tutto sommato non era così grave come pensavo. La birra è buona e piacevole, con un paio di aspetti da migliorare. Per una lager rifermentata in bottiglia, già arrivare al tavolo finale è un buon risultato. I miei ringraziamenti ai giudici che si sono dimostrati disponibili e professionali, compilando in modo molto dettagliato le schede e sempre disponibili poi per chiarimenti e consigli.
È stato anche un piacere conoscere i giudici ospiti, tra cui il nostro Frank Antonelli, per moltissimi di noi un vero e proprio tutore e punto di riferimento per gli homebrewers in tutta Italia. Per chi non lo conoscesse, seguite il suo blog intitolato Brewing Bed, una vera e propria miniera dove non c'è argomento inerente all'homebrewing che non sia trattato in modo completo, obiettivo e metodico. Tanti complimenti e ringraziamenti infine ai ragazzi di Trinacre Homebrewers che hanno saputo organizzare un gran bell'evento. Se siete degli homebrewers e vivete in Sicilia, vi invito a seguire le loro pagine social su Facebook e Instagram per rimanere aggiornati sugli eventi e sui concorsi. Con questo abbiamo terminato. Vi ho aggiornato un po' sui concorsi a cui ho partecipato di recente e le birre che ho presentato. Quest'anno sono riuscito a incrementare il numero di cotte e mi trovo adesso una bella quantità di birre diverse da mandare a vari concorsi. Sto già preparando le birre per i prossimi eventi, quindi rimanete aggiornati e con l'occasione, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo in modo da non perdervi le notifiche sui prossimi video. Se il video vi è piaciuto lasciate anche un like e ci vediamo al prossimo video.